Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi impariamo insieme a fare questi fiori ad uncinetto. La primavera sta arrivando e quindi ho pensato di realizzare una nuova playlist, quindi faremo insieme diversi tipi di fiori e se avete delle richieste particolari potete lasciarmi un messaggio qui sotto al video. Cominciamo con questo fiore che è molto semplice e veloce da realizzare. Ha un primo giro di petali con 3 petali e il secondo giro ha solo 2 petali. Questo è lo stesso fiore con i pistilli. In un prossimo tutorial vedremo insieme diversi modi per realizzare i pistilli. Per realizzare questi fiorellini io ho utilizzato un cablè numero 5 e questa volta ho utilizzato questo filato. Questo è un filato raccomandato per uncinetti da 2,5-3 mm e io ho utilizzato un uncinetto da 2 mm. Solo per il tutorial utilizziamo un filato più spesso, in particolare userò questo filato, il Drop Slow View 7, è raccomandato per uncinetti da 3,5 mm ed io ho usato un uncinetto da 3 mm. Ma a prescindere dal filato che utilizzeremo nel tutorial e che ho utilizzato io, questi fiorellini ovviamente li possiamo fare con qualunque tipo di filato e con un uncinetto adeguato al filato che utilizziamo. Se utilizziamo un filato più grosso otterremo un fiore più grande, se utilizziamo un filato più sottile un fiore più piccolo. Ovviamente si possono fare in tutti i colori che preferiamo, ma non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo con un cerchio magico e questa volta lo lavoreremo doppio, quindi 2 volte il filo intorno al dito. Se non sapete come o quando utilizzare l'anello magico doppio, vi lascio il link al tutorial specifico nell'angolo in alto a destra. E nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tiriamo il filo per chiudere il cerchio. E terminiamo il giro lavorando un punto bassissimo nel primo punto basso del giro. Lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Prepariamo un nodino iniziale con il filo del secondo colore, estraiamo l'uncinetto e prendiamo il primo giro e cominciamo a lavorare dal primo punto dopo la chiusura. Entriamo e portiamo fuori il filo, lavoriamo una catenella, se vogliamo possiamo nascondere le codine di filo all'interno dei punti e lavoriamo 2 punti bassi in ogni punto, quindi 6 aumenti. 1, possiamo prendere anche la codina del filo blu per nasconderla, 4, 5 e ci rimane l'ultimo aumento da lavorare. L'ultimo aumento ovviamente va lavorato nell'ultimo punto, che è questo dove abbiamo chiuso col punto bassissimo. Quindi questo è il punto bassissimo e questo era il primo punto del primo giro. Se vogliamo un piccolo trucchetto per vedere più uniformità nel giro è lavorare, dunque dobbiamo lavorare un aumento, quindi 2 punti bassi qui, però possiamo lavorarne uno qui e uno nel punto in cui avevamo lavorato il punto bassissimo. In questo modo manteniamo sempre i 12 punti che dobbiamo avere, ma qui sono un po' più ripartiti e chiudiamo il giro con un punto bassissimo sul primo punto basso lavorato del giro. Normalmente il secondo colore è quello che utilizziamo anche per i petali. Solo per il tutorial io ora cambio colore per farvi vedere meglio come ci agganceremo con i petali nei prossimi giri.
Quindi mi aggancio nel prossimo punto in costa, quindi lavorando solo nella mezza catenella dietro. Entro nella mezza catenella dietro, porto fuori il filo e in questo modo posso cominciare. Voi, se non cambiate il filo, potete o chiudere direttamente con un punto bassissimo in costa, quindi solo prendendo la mezza catenella dietro, oppure chiudete con un punto bassissimo normalmente e poi lavorate un punto bassissimo in costa nel punto successivo. Iniziamo il primo giro di petali e in questo giro appunto lavoreremo sempre in costa, quindi prendendo sempre solo la mezza catenella dietro dei punti che abbiamo. Vediamo come lavorare il primo petalo. Lavoriamo 3 catenelle che sostituiscono un punto alto e nello stesso punto lavoriamo un punto alto doppio e nel frattempo, come sempre, possiamo nascondere la codina che voi però non avrete, e 2 punti alti tripli, quindi 3 volte filo sull'uncinetto e lavoriamo 2 punti alti tripli sempre nello stesso punto. 1 e 2. Nel prossimo punto lavoriamo 4 punti alti tripli, quindi 3 volte il filo sull'uncinetto. 1 2 3 4 e ripetiamo la stessa cosa anche nel prossimo punto, quindi anche qui lavoriamo 4 punti alti tripli. E nell'ultimo punto di questo petalo lavoriamo 2 punti alti tripli, 1 2 un punto alto doppio, quindi 2 volte filo sull'uncinetto, e un punto alto. E questo è un petalo. Lavoriamo altri 2 petali uguali, con l'unica differenza che in questo caso il primo punto alto erano 3 catenelle, ora il primo punto alto lo lavoriamo come un punto alto. Quindi un punto alto, nel primo punto qui lavoriamo un punto alto doppio e 2 punti alti tripli, poi per i 2 punti successivi lavoriamo 4 punti alti tripli in ognuno dei punti e nell'ultimo punto lavoriamo 2 punti alti tripli, un punto alto doppio e un punto alto e lavoriamo così gli altri 2 petali di questo giro. Terminiamo l'ultimo petalo sostituendo l'ultimo punto alto che dovremmo lavorare con 3 catenelle. 1 2 3 e lavoriamo un punto bassissimo nel punto in cui stiamo lavorando. Così. Ed ora iniziamo a lavorare il secondo giro di petali. Il secondo giro di petali lo lavoriamo nella mezza catenella che abbiamo lasciato da lavorare in questo giro avendo lavorato in costa. Quindi possiamo passare nel punto successivo, così diamo anche un po' di movimento ai petali, e ci spostiamo con un punto bassissimo, qui. E iniziamo il prossimo giro di petali. In questo giro lavoreremo solo 2 petali, per ogni petalo utilizzeremo 6 punti di base e lavoreremo 3 punti in ogni punto. Iniziamo con 2 catenelle che sostituiscono un mezzo punto alto e nello stesso punto di base lavoriamo un punto alto e un punto alto doppio, quindi 2 volte filo sull'uncinetto.
passiamo al punto successivo. Nei prossimi 4 punti lavoreremo in ognuno 3 punti alti doppi. Vi consiglio di piegare indietro questo petalo per non rischiare di agganciare la lavorazione con l'uncinetto. E lavoriamo 3 punti alti doppi in tutto in 4 punti. 2, 3. Dopo aver lavorato 3 punti alti doppi in ogni punto per 4 volte, nell'ultimo punto di questo petalo lavoriamo un punto alto doppio, un punto alto e 2 catenelle, un punto bassissimo alla base e così abbiamo terminato il primo petalo. Per il secondo petalo utilizziamo i 6 punti che ci rimangono, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ripetiamo esattamente lo stesso schema che abbiamo lavorato qui. Quindi 3 punti in ogni punto, nel primo punto lavoriamo 2 catenelle, un punto alto doppio, per i 4 punti successivi lavoriamo 3 punti alti doppi in ogni punto e nell'ultimo punto lavoriamo un punto alto doppio, un punto alto, 2 catenelle e un punto bassissimo alla base. Quindi ora ci spostiamo nel prossimo punto, un punto bassissimo e lavoriamo l'altro petalo. Terminiamo anche il secondo petalo lavorando nell'ultimo punto un punto alto doppio, un punto alto, 2 catenelle e un punto bassissimo alla base. E una volta terminato il petalo tagliamo il filo un po' lungo. Estraiamo, infiliamo il filo in un ago senza punta e portiamo il filo sul retro, quindi rientrando nel punto in cui abbiamo fatto il punto bassissimo, portiamo il filo dietro. Sul retro le codine che abbiamo già nascosto attraverso i punti le possiamo già tagliare e se invece non le abbiamo nascoste con l'ago le nascondiamo ora attraverso i punti. Qui dietro facciamo un nodino possiamo ondulare un po' i petali in questo modo, come ci piace di più. E questo è il risultato. Io trovo che questi fiorellini siano veramente bellissimi e poi con questi petali così abbondanti di punti possiamo dare la forma che preferiamo un po' a tutto il fiore. Devo dire che il secondo giro lavorato con un terzo colore mi piace moltissimo, quindi li possiamo fare, come abbiamo detto, con il secondo giro dello stesso colore dei petali oppure così come per il tutorial. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questo piccolo fiorellino vi sia piaciuto, è veramente veloce da fare e versatile, lo possiamo utilizzare in un sacco di progetti. Spero che quest'idea di fare una serie di fiori insieme vi piaccia e come vi dicevo, se avete delle richieste particolari lasciatemi un messaggio sotto al video. Sono curiosa di vedere tutti i vostri fiorellini e quali abbinamenti di colori utilizzerete voi e soprattutto in che progetti li utilizzerete. Quindi, come sapete, potete condividere con me le vostre foto sulla mia pagina Facebook o in Instagram. Vi ringrazio come al solito di aver visto anche questo tutorial. Se vi è piaciuto mettete un bel like e condividete e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo lunedì prossimo in un nuovo tutorial e come sempre nel frattempo vi mando un grande abbraccio e un bacio.